Benvenute e benvenuti su Dati una regolata, la scienza dello smadonnamento, il podcast di Addiacadiologia. Io sono Barbara Ilardo, genetista di popolazione / sviluppatrice full stack. E lo scopo di questo podcast è condividere le intuizioni, informazioni e strumenti che mi hanno aiutata a maturare la mia regolazione emotiva partendo da una base molto caotica. Mi trovate su YouTube e Instagram come Addiacadiologia. Se mi ascoltate su Spotify, c'è uno spazio per le domande alla fine di questo podcast. Rendi cosciente l'inconscio, altrimenti sarà l'inconscio a guidare la tua vita e tu lo chiamerai destino. Ciò che neghi ti sottomette, ciò che accetti ti trasforma. Queste sono solo due delle più celebri frasi che ci ha lasciato lo psicoanalista Carl Jung, di cui naturalmente vi parlerò anche oggi nella prima puntata del 2024. È appena finito uno degli anni più tosti della mia vita. Quest'anno è cominciato con un lutto, quello di mia nonna materna in Argentina, per continuare con la notizia del cancro di mia madre. In seguito all'uscita del primo episodio di questo podcast, ho continuato a costruire il mio mondo su Minecraft mentre ascoltavo conferenze, seminari, altri podcast, facevo le mie ricerche, insomma. Ma ben presto mi sono accorta che le mie sessioni di gioco si allungavano sproporzionatamente e pian piano subentrava il caro vecchio perfezionismo, la paura di non sapere abbastanza, di non essere abbastanza e di fare figuracce. In tutto ciò è arrivato dicembre, le festività, il sovraccarico emotivo e sensoriale, la perturbazione delle mie routine e mi sono vista scivolare sempre di più in una nebbia a me tanto familiare. Ho smesso di pubblicare contenuti su Instagram e di rispondere ai messaggi dei miei amici. Tutto ciò è già successo tante volte in passato. Quindi a questo giro ho deciso di accogliere le winter blues come si accoglie un amico che non si vede da un po', l'ho invitato a rimanere per un po' con me e oggi, quando era pronto per ripartire, l'ho salutato. La mia community mi conosce, sa che mi allontano ma non l'abbandono. È stato un anno lunghissimo di fatiche ma anche di rinascita e connessione. Il 2023 ha gettato le basi per quello che sarà l'anno del drago, a partire dal prossimo 10 febbraio 2024, il capodanno cinese. Alla fine della puntata di oggi capirete perché ciò significhi così tanto per me. Nella cultura orientale, il drago è associato alla forza, la saggezza, la buona fortuna e la prosperità. Per quanto l'astrologia sia una pseudoscienza, non si può negare l'influenza che quest'ultima ha avuto sugli esseri umani negli ultimi millenni. In un certo senso, l'oroscopo cinese può avere conseguenze più tangibili sulle vite delle persone rispetto all'oroscopo occidentale, quello basato grosso modo sui mesi. È molto più facile programmare una gravidanza affinché la nascita avvenga in un particolare anno anziché in un dato mese. Pensate che durante gli anni del drago, che si ripete ogni 12 anni, il tasso di natalità aumenta sempre rispetto alla media a Hong Kong, Taiwan e Singapore, per nominarne alcuni, mentre invece diminuisce durante gli anni della capra e soprattutto della tigre, considerati segni zodiacali sfortunati. Queste anomalie demografiche riguardano anche alcune parti della Cina, ma non sono apprezzabili guardando i numeri complessivi cinesi per due motivi. In primis, l'enorme quantità della popolazione totale fa sì che i trend locali passino inosservati. In secondo luogo, la politica del figlio unico messa in atto tra il 79 e il 2013 ha regolato fortemente la cadenza delle nascite, lasciando meno spazio a scelte personali di natura astrologica. Al di là delle nascite, l'anno del drago viene scelto da tante persone per intraprendere progetti, fare investimenti, cambiare radicalmente stile di vita. Si pensa che l'anno che lo precede, quello del coniglio, rappresenti la scarsità di risorse e la distruzione di vecchi sistemi destinati a essere rigenerati dal drago, che rappresenta invece abbondanza e rinascita. Ma non è questo il motivo principale per cui mi è così caro.
Da piccola nutrivo una grandissima passione per la figura del drago. Il film Regno di Fuoco con Christian Bale e Matthew McConaughey del 2002 mi lasciò spiazzata. La storia era ambientata in un 2020 post-apocalittico. Ahimè, potevano ambientarla 4 anni dopo, nell'anno del drago, ma non l'hanno fatto. Durante dei lavori di scavo a Londra sono stati risvegliati dei draghi che diventano ben presto la forma di vita prevalente sulla faccia della Terra, rasa praticamente al suolo e resa invivibile dai fumi tossici emanati dal fuoco dei draghi. Anni dopo, Rotten Tomatoes diede un misero 42% come punteggio a Regno di Fuoco, ma agli occhi di una Barb undicenne questo film era un capolavoro. Disegnai bestie infernali dalle ali membranose bucherellate per mesi. Erano le mie alleate. Le immaginavo sputare lava sui bambini che mi bullizzavano alle medie a Los Angeles. Nel 2004, sempre negli Stati Uniti, succede un'altra cosa che cambierà la composizione della mia corteccia cerebrale. Su Animal Planet, un canale della Warner Brothers associato a Discovery Channel, mandano in onda un documentario fatto talmente bene da ingannare decine se non centinaia di migliaia di giovani telespettatori. Un gruppo di scienziati ritrova la carcassa perfettamente conservata di un drago all'interno di un ghiacciaio e procedono alla sua biopsia. Ne spiegano le caratteristiche anatomiche che ne consentono il volo, quali le ossa cave simili a quelle degli uccelli, la presenza di un lembo di tessuto resistente che isola le fauci dall'esofago e dalla trachea, come si osserva nei coccodrilli, solo che invece che impedire il retroflusso di acqua, in questo caso protegge i polmoni da qualcos'altro. La presenza di residui sui denti che denotano una componente chiave della loro alimentazione, quella di minerali ricchi in platino, che usavano come catalizzatore per la combustione chimica controllata dell'idrogeno, cioè per produrre fuoco. Nel documentario uniscono reperti paleontologici a riferimenti culturali. Il fatto che i draghi siano presenti in civiltà distribuite su tutto il pianeta, tra le quali non c'è mai stato nessun contatto, viene impugnato come evidenza scientifica della loro esistenza. Potete trovare il documentario per intero su YouTube col titolo Dragons, a Fantasy Made Real, ma vi consiglio di aggiungere anche le parole de-interlaced and AI upscaled nella ricerca per guardarlo in HD. Tranquilli, vi lascio il link in descrizione. Se siete arrivati fin qui, vi ringrazio e vi invito a seguire ADHDologia su YouTube e Instagram, dove creo e condivido risorse gratuite per la community neurodivergente. Il progetto è autofinanziato da me, Barbara Elardo, perciò apprezzo ogni forma di supporto, compresi i commenti, le ricondivisioni e le donazioni che potete fare attraverso la piattaforma Ko-fi, cioè ko-fi.com/ADHDologia, affinché io possa continuare a creare questi contenuti per voi. Che cosa hanno in comune i problemi di salute mentale con i draghi? Entrambi esistono solo nella mente, ma non vuol dire che non siano reali. Il documentario sui draghi non era del tutto finzione. C'era un fondo di verità. Se questa creatura mitologica è rappresentata in molte culture remote, un motivo c'è. Il drago, come spiegava Carl Jung, pilastro della psicologia analitica, risiede come elemento archetipico nel nostro subconscio. È presente da molto tempo prima della nostra nascita, di quella dei nostri genitori o della nostra cultura. Il fatto che esso sia comune a civiltà molto disperse indica che questo simbolo possa avere un'unica origine condivisa in tempi molto molto remoti. Tra il 1934 e il 1939, Jung tiene una serie di seminari sullo Zarathustra di Nietzsche. Da alcuni studiosi ritenuto poco più di una testimonianza della sua graduale discesa verso la follia, ma apprezzato enormemente da Jung in quanto rivelazione diretta dell'inconscio di Nietzsche e, per estensione, dell'umanità. In Così parlò Zarathustra
sono presenti due simboli draconiani che Jung analizza nel corso dei suoi seminari. Il primo simbolo è quello del drago impegnato nella lotta col leone, dove quest'ultimo rappresenta la volontà di libertà attraverso il superamento delle proprie limitazioni. La bestia a sangue freddo, invece, rappresenta una forza rettiliana e quindi ancestrale che il nostro subconscio identifica con le funzioni più basali del nostro sistema nervoso, quindi alle sensazioni del nostro corpo, i nostri bisogni fisiologici più elementari. Il cervello dei mammiferi si è infatti evoluto a partire da quello rettiliano, nel quale la regione corrispondente alla nostra corteccia cerebrale è rimasta invece davvero piccola e liscia. I rettili sono quindi privi della capacità di elaborare in maniera emotivamente complessa gli stimoli rilevati sia dall'esterno che dall'interno del proprio corpo, e il loro sistema nervoso si limita ad attivare o disattivare le risposte adrenaliniche del fight or flight, combatti o fuggi, oppure del rest and digest. Ora, è chiaro che il nostro subconscio non sia consapevole di tutte queste implicazioni evolutive, ma è ragionevole pensare che l'uomo antico abbia trovato nei rettili il riflesso di alcuni aspetti della propria personalità, quella dominata dalla reazione automatica e talvolta aggressiva agli stimoli piuttosto che alla loro elaborazione razionale. Jung equipara la battaglia contro il drago ad una serie di istinti primordiali che l'essere umano è riuscito a soggiogare grazie alla luce della ragione, alle regole della società, la morale, la religione e aggiungerei anche l'industria. Qualcosa di innato tenuto a bada con qualcosa di appreso. L'immagine dell'eroe radioso che uccide un drago è ancora più antica e risale almeno ai babilonesi, 2000 anni a.C. Fa parte della fase solare del mito della creazione, il cui archetipo fu il dio Marduk, l'equivalente babilonese di Zeus per gli antichi greci e Giove per gli antichi romani. Marduk, figlio del sole, nonché dio civilizzatore, era considerato creatore dell'universo e dell'ordine civile. Egli sconfisse la dea Tiamat, e qui cito testualmente Wikipedia: la madre di tutto il cosmo, la dea primordiale degli oceani e delle acque salate, raffigurata nell'iconografia tradizionale come un serpente marino o un drago. Essa era il simbolo e l'incarnazione del caos primordiale. Quindi sole buono, serpente cattivo. Ordine versus caos, religione versus natura. Nel Medioevo si sente spesso parlare dell'eroe sauroctono. Questa parola giuro non me la sono inventata. Significa uccisore di lucertole. Che deve affrontare e sconfiggere il temibile rettile per guadagnare l'accesso alla fanciulla o al tesoro custoditi, come nelle leggende di Beowulf attorno al Settecento o di San Giorgio e il Drago del XIII secolo. Questa visione pessimistica si contrappone a quella del drago orientale, portatore di abbondanza e prosperità. Come può una singola figura essere così polarizzante agli occhi di culture diverse? Forse si tratta solo di due facce della stessa medaglia. Il secondo simbolo draconiano presente in Così parlò Zarathustra può illustrarci il nesso tra drago occidentale e orientale. Il concetto di rinascita è già insito nella natura dei rettili, che mutano la propria pelle ciclicamente, ma questo concetto è enfatizzato nell'uroboro, che io ero convinta si dicesse uroboro fino a oggi, e invece no. Un drago o serpente che si mangia la propria coda, nonché un importante simbolo alchemico che rappresenta la trasformazione e l'assimilazione, e che Nietzsche usa come emblema dell'eterno ritorno. Jung invece direbbe l'integrazione tra dualità, vita e morte, luce e ombra, caos e ordine. Una narrativa anche questa molto antica, che trova la sua più celebre manifestazione nello yin e yang.
Bene e male si intrecciano e generano a vicenda. Non è possibile separarli. Nello zodiaco cinese il drago porta solo bene, ma facendo un passo indietro, notiamo come gli animali dell'oroscopo siano 12, divisi in 6 coppie, dove uno rappresenta sempre lo yin e l'altro lo yang. L'anno del coniglio è yin, buio, nero, ed è seguito subito dopo dall'anno del drago, yang, luce. In questo caso la dualità è ancora presente, solo che il drago ne rappresenta la metà positiva. In conclusione, è importante conoscere il significato dei simboli, le leggende, le figure mitologiche, perché parlano direttamente di noi, della psiche umana, delle paure e delle pulsioni che ci tormentano e ci motivano, oggi come migliaia di anni fa. L'essere umano ha bisogno di raccontare storie per spiegarsi il mondo e forse attraverso queste storie, per quanto surreali o infantili, possiamo arrivare a comprendere meglio noi stessi. Per me il drago rappresenta la mia neurodivergenza, indomabile e testarda, e il suo fuoco, a volte pericoloso, ma indispensabile fiamma che dà un senso alla mia vita. Lottare contro il drago è lottare contro se stessi, inutilmente. Come appurano le diete insensatamente restrittive e il mucchio di agende abbandonate a febbraio. Perché come insegnano i Targaryen, ogni parvenza di controllo sul drago non è che un'illusione. Si possono comandare i cani, raramente i gatti, ma mai i draghi. L'unica cosa che possiamo fare è imparare a conoscerli e instaurarci un rapporto di mutuo rispetto. Jung parla di individuazione della propria ombra, la quale non scompare mai, ma può essere integrata consapevolmente nella nostra vita, liberandoci da atteggiamenti autodistruttivi e sensi di colpa. Questo metodo lui lo chiama Shadow Work. Il mio io lo chiamo Dragon Work, specificamente riferito alla comprensione e accettazione radicale del proprio neurotipo, il drago che portiamo dentro.